I'm doing a vlog for my channel. Piccolo commento a caldo, sono completamente affamato. Dove mi trovo? Questa è ovviamente una domanda retorica perché, signori, io mi trovo in camera mia. Questo qua è il mio bellissimo quadernino nel quale ho segnato tutta quanta la roba, pieno di calcoli, statistiche, robe varie. Ora ho spento il computer, ho finito di compilare un documento di danni della mia squadra di 12 pagine. In ogni caso, lì non si vede, aspettate che indirizzo uno. Ok, quello là è lo zaino che io porterò ad Danzica. C'è un botto di roba, talmente tanta che forse non c'è più spazio nemmeno per dei pensierini o souvenir. Adesso ci metto questo, vado a lavarmi, dopodiché mi vado a dormire e domani mi sveglio alle 4 del mattino. Ah dai ragazzi, vi faccio vedere una cosa, questa qua sarà la mia maglietta portafortuna, vi faccio vedere com'è fatta. Signori, me la sono fatta personalizzare ieri, è costata 20 euro, ho voluto portare il ciccione, il ciccino. Me lo voglio portare con me perché è un figo, sbatte il cazzo se è femminata, c'ha dei fiori, è un cincino bellissimo che dorme spensierato in mezzo ai fiori, stupendo, immagine stupenda. Sarà la mia maglietta portafortuna, non la vedrà nessuno. E va bene, io vado a lavarmi, ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Ed eccoci qui. Signori, sono le 4:34 del mattino. Lo zaino è preparato, adesso vado a lavarmi, mi cambio e si esce. Alle 5:22 il treno. Ciao ragazzi. E quindi nulla, mi sono messo in macchina, mi ha portato mia madre in stazione, sono salito sul treno, ho salutato con la manina la mia cara mamma. Appena arrivato avrei dovuto prendere il treno che andava a Conegliano e fermarmi a Treviso. E niente, arrivo a Treviso e la prima cosa che vedo sono cantieri. Miliardo di cantieri. Che bel benvenuto. Ho conquistato il biglietto per l'aeroporto. Adesso dove cazzo si aspetta la navetta per l'aeroporto? Ok, ho capito che devo aspettare lì l'autobus per l'aeroporto. Però adesso parto una domanda. Io come cazzo attraverso la strada? Teoricamente ho ancora tipo 7 minuti e quindi in questi 7 minuti rapiniamo qualcuno. E nulla, salito sulla navetta, sostanzialmente arrivo in aeroporto, c'era una fila gigantesca per fare il check-in. Comunque passo il check-in e in direzione per il gate incontro persino qualche giocatore che va al regionale di Danzica, perciò non ero l'unico in quella fila. Arrivo al gate e mi accorgo che la numerazione dei gate è veramente molto particolare per un aeroporto. Poi nulla, passo i controlli e mi dirigo verso l'aereo. Avrei viaggiato 2 ore diretto verso Danzica e sarei arrivato più o meno verso le 11 del mattino. Comunque niente, arrivo all'aeroporto, scendo e incontro Cristiano. Fa vedere la borsa. Zaino mondiale, tracolla mondiale, Yokohama, telefono mondiale. Ci siamo quindi diretti fuori dall'aeroporto, abbiamo preso un taxi e siamo arrivati all'hotel dove avremmo alloggiato. Bene signori, stiamo per andare a vedere com'è la camera d'albergo. La 220, sì, è questa qua. Ok. Oh sì, signori. Oh sì. Oh sì. Bene, adesso le scelte sono due. O rimango qua un pochino a fare cose mie, oppure vado lì, che penso sia un centro commerciale. Faccio un giro e vedo di mangiare qualcosa. Non so che ore sono. Che ore sono? Sono le 11:24, no, ok. Sono sveglio da più di 7 ore. Mi sa che metto un po' in carica il telefono perché c'ho abbastanza scarico e dopo vedo. Allora, siamo qua al centro commerciale per mangiare. Chris ci faceva vedere le sue foto con Wolfie Glick al mondiale. Ci faccia vedere. Appena detto, ecco, dove sono? Ecco. Ci faccia vedere. Tutto su, oddio. Wow. Tutto su, ecco, se non adesso. Attenzione, che foto. E non sono seduto basso, c'è anche due Cugna. Cugna? Cugna. Cugna, signori, proprio Elli. Che cos'è questo ben di Dio? Ci faccio un salto. Questa è roba molto interessante, direttamente importata dal Giappone. Non sono fanatico di queste cose, ma sicuramente diciamo che non è roba da poco. Ma voglio trovare un negozio del genere in Italia e in un centro commerciale poi. Ragazzi, cosa è questa cosa? È tipo un ristorante nel quale si può anche giocare. Puoi ordinare quello che vuoi o puoi giocare ai... Guardate, ci sono un botto
di postazioni e là c'è un'altra ala. Che cavolo di figata, io pensavo che esistessero soltanto nei miei sogni posti del genere. Non sarebbe ancora aperto, ma ci entrerei senza pensarci due volte. Wow. Appena aprono forse ci faccio un salto. Poi arrivato il pomeriggio sono ritornato al centro commerciale. Nel mentre che stavo là mi sono preso un Oreo shake dal Burger King, perché no? Azione di bere. E mi sono diretto al locale che avevo visto prima perché ero troppo curioso di sapere com'era da aperto. Nel mentre volevo anche prendere un paio di bibite energetiche per il giorno dopo. Il problema è che metà dei negozi che c'erano già alle 7 chiudeva. Che cavolo di figata. Come uno skate park dentro un centro commerciale. E quindi nulla, mi sono diretto al locale, c'erano tantissimi computer con cui poter giocare a Fortnite, Valorant, League of Legends e tanti altri giochi. C'erano un sacco di divani sui quali potersi adagiare, mangiare qualcosa nel mentre che si discuteva di roba. Sono rimasto lì a parlare con un paio di giocatori di TCG. Era veramente molto figo. Non ci sono rimasto tanto, anche se avrei voluto, però ho fatto un giro, ho fatto un'esperienza e va bene così. E niente, sono tornato in stanza, ho finito di studiare un po', là ho preparato tutte quante le cose che avrei messo nello zaino, Giraci compreso ovviamente. Ho continuato a scrivere qua un po' di appunti, di danni. Ho mangiato, ho studiato, mi sento come se non avessi minimamente studiato nulla. Domani mi capiteranno soltanto matchup negativi, andrò 0-9. Sono stanco. Non è stressante giocare a Pokémon competitivo. Non importa perché domani è un nuovo giorno e domani mi alzerò con un'attitudine completamente diversa, probabilmente più positiva. Forse sono le ultime preoccupazioni prima del torneo. So che non andrà bene, ma comunque spero di fare il miglior risultato possibile per quello che adesso riesco. Ci vediamo domani ragazzi, vi voglio bene. Buonanotte. Ed eccoci qui signori, è mattina e stanotte ha nevicato. Ieri non era tutto questo granché di neve, oggi invece mi sveglio e le strade sono completamente innevate. C'è una foto di Eric Rios che sembra essere stato al Polo Nord quando è stato semplicemente fuori. Piccolo aggiornamento sull'ora, sono le 5:17, adesso mi vestirò, farò lo zaino, penso che uscirò dalla stanza per le 6, andrò a fare colazione. Dopodiché spero che insomma arrivi un taxi e 2 chilometrini, non saranno neanche tanti, perciò non ci metterò tanto ad arrivare alla venue. E il giorno che tanto aspettavo è arrivato. Non so niente, posso non andare. Sono tipo le ore prima di un esame, non so se l'ho detto ieri oppure no. Dovrei andare lì molto ma molto più sciolto. Il primo turno inizia alle 8:30, perciò dovrò stare lì più o meno 11 ore, ora più ora meno. Va bene ragazzi, io vi saluto un attimo, mi sistemo, vado a fare colazione e poi vado. Ciao. Dimenticatevi quello che ho detto, non sono sceso alle 6 ma sono sceso più tardi perché non era aperta la colazione alle 6 ovviamente. Aprivano più o meno verso le 7 e il buffet era veramente ricco, veramente bello. C'era la frutta, c'erano i cereali, c'erano i pancake, le salsicce. Finita quindi la colazione avrei aspettato il taxi. Nel mentre che aspettavo il taxi ho scritto cincino con il piede sulla neve. Ne ho approfittato per fare sta stronzata. E poi arriva il taxi, mi ha anche scammato dei soldi, tra l'altro, brutto infame. Percorriamo la strada e poi arriviamo alla venue, l'Amber Expo. Lì dentro quindi sarei entrato, avrei consegnato i vestiti, mi hanno dato un cartellino per ricordarmi dove ho messo tutti quanti i vestiti. Il benvenuto non era dei migliori. Dai, sto scherzando, sono belle le evoluzioni, sono belle, sto scherzando. Sono entrato e la venue era gigantesca. Quella che state vedendo è soltanto la prima ala, tra le due che vedrete. In quest'ala c'era la gente che vendeva le cose tematizzate Pokémon, i memorabilia dei vari eventi precedenti, tipo mondiali, internazionali. Curioso un pochino e poi mi dirigo verso l'altra ala, che era invece l'ala con tutta quanta i tavoli, dove la gente avrebbe fatto a botte pur di farsi un nome, competere per la vittoria. Chris ovviamente non c'era perché essendo un senior i suoi turni iniziano dopo i miei, perciò lui aveva ancora una bella oretta da poter trascorrere in hotel. Nel mentre che aspetto, passeggio e incontro tanta gente, tipo ho incontrato Thor Drexler, ho incontrato Eric Rios, ho incontrato Victor Medina, che figata. Poi nulla, sono tornato allo stand e ho deciso di prendere Will Whoosh. Non ho resistito. Vabbè,
È arrivato il momento del round 1. Il primo ragazzo che ha pure fatto un risultato migliore del mio. Ragazzo simpaticissimo, molto forte tra l'altro. Ebbene signori, e dopo 3 magnifici game ho onorato nel dirvi che ho vinto questo primo match. Qua c'è Giraci che mi ha dato una mano incredibile, mi ha portato la fortuna che mi serviva. E niente, quel ragazzo aveva un team molto particolare. Non è vero, era un team di Regulation D, molto meta, molto bello. Aveva la Terra Spettro su Rillaboom. La Terra Spettro è tipo la ricotta, ci sta bene su tutto. Ha giocato molto bene. Alla fine sono riuscito a capire come giocava, non mi sono fatto ingannare e ho fatto le giocate più safe possibili, proprio in base a come giocava lui. Grazie a questo sono riuscito a vincere l'ultimo game. Adesso vediamo, perché tutti quelli che hanno vinto sono comunque bellissimi nomi fino ad adesso. Mancano pochi giocatori e si vedrà. La cosa bella dei primi match è che sostanzialmente mi erano capitati dei team con dei Pokémon che erano molto meta e che quindi sapevo gestire in qualche modo. Poi niente, si finisce il 3 round, io sono 1-0 e nel mentre giro la venue vedo intanto com'è il set di quelli che andavano streamati, il couch dove si veniva intervistati, che figata che è. Ho visto un peluche gigantesco della papera e mi sono eccitato. Comunque nel mentre era arrivato Chris, ha fatto il primo match e vi starete sicuramente chiedendo com'è andato. Salve a tutti su Pokémon Channel, vi presento Cristiano Rossi, il ragazzo che non missa mai un Magma Storm e che perde anche. Cose che capitano a uomini forti. Comunque inizia il secondo match, io mi dirigo ai tavoli, è contro una ragazza e io contro le ragazze a Pokémon perdo. Stra simpatica, completamente tematizzata Flygon, conquista il mio più personale rispetto e sì, mi ha fatto il culo. Ok, allora ho finito il match, non è andato tanto bene, perso 2-0, ma non importa, perché comunque alla fine lei ha giocato bene, perciò aveva un team abbastanza ostico con Grimmsnarl, aveva anche un Goldengo che sapeva utilizzare molto bene, sapeva leggere quello che facevo, perciò questo match se lo meritava. Ci sono stati un paio di crit che se non ci fossero stati magari avrebbero anche portato a game 3, ma non importa. Lei ha giocato bene e quindi non penso che fosse stato così tanto influente. Fatto corsa all'oro, ha fatto doppio crit su Amoonguss e su Iron Hands. Vabbè, sono 1-1. Ma chi se ne frega. Sta di fatto che ho incontrato Alessio Yuri Boschetto. Posso farti una foto? Sì. Sorridi? Non ci posso credere. Il Pami. Allora, il mio terzo avversario si chiamava Julian, anche lui team molto meta con Pokémon che sostanzialmente utilizzavano anche gli altri che ho sfidato e gli altri che avrei sfidato fino a una certa. Allora, il mio telefono ha iniziato a laggare. Comunque ragazzi, ho fatto round 3. Quindi com'è andato? Allora, team molto meta con Rillaboom e Fluttermane e niente, ho vinto 2-1. Si gode. Teoricamente siamo stati gli ultimi perché ci sono stati un po' di problemi di connessione che hanno allungato un po'. Adesso controllo, vediamo se c'è già il quarto match oppure no. E quindi, vi faccio sapere. Comunque 2-1, la situazione si stava iniziando un po' a scaldare. Prossimo round. Il mio quarto avversario si chiamava Neil, quasi stesso identico team. Allora ragazzi, ascoltate, ho avuto un avversario che era tanto forte. Non era un grande nome, ma comunque era forte, sapeva gestire bene il mio team. Primo game, super offensivo, ha preso le slot giuste e mi ha veramente trucidato. Ma io ho trucidato lui negli altri due. Sono 3-1 ragazzi, non ci credo. Ero 3-1, risultato incredibile che ho conseguito pochissime volte. Mi sono illuso che questo torneo potesse andare come quello online che avevo concluso 4-2. Però mi sono anche detto, ok, sono 3-1, sono tra i risultati migliori in assoluto per il momento. Adesso le acque inizieranno a scaldarsi e sicuramente mi capiterà uno forte. Tutto quello che devo fare è rimanere concentrato, anche se probabilmente non sarebbe minimamente stato così. Avevo detto che le acque si sarebbero iniziate a scaldare e infatti è stato così. Calvin Foster, che per chi non lo sapesse è un giocatore molto forte che ha partecipato a un sacco di mondiali, infatti alla fine avrebbe fatto tipo top 16 a questo regionale, non lo so. Niente ragazzi, Calvino Foster purtroppo 2-0, velocissimo tra l'altro. Devo dire che è stata comunque un'esperienza incredibile perché Calvin Foster, voglio dire, ha fatto 4-0 al mondiale prima di essere beccato all'hack check, perciò in realtà era un matchup anche abbastanza ostico perché era un Goldengo estremamente offensivo, c'era un Rillaboom bello incazzato nero. Io portavo sempre Urshifu perché mi sono detto ma Urshifu ti serve perché è un Pokémon troppo utile, crit e va oltre le protect, ma se avessi portato più Arcanine nel match contro di lui forse ci sarebbe stato un game 3, diciamo. Vabbè ragazzi, comunque 3-2, punteggio rispettabilissimo. Credo di aver abbastanza capito che comunque arrivare a 7-2 adesso sarà abbastanza difficile. Proverò a competere
competere per arrivare alla top 128. Mancano 4 match, ne devo vincere almeno 2. Spero. Là c'è Rick Rios. Potevo anche capitare contro di lui perché lui era 3-1. Se finisco 5-4, diciamo che sono felice. Se finisco invece in top 128, sono ancora più felice perché significa CP. I primi della mia vita. E mi piacerebbe onestamente prenderne un paio, perché voglio dire, Mano ha partecipato a una Premier Challenge e si è preso 30 CP gratis perché era l'unico senior, perciò almeno arrivare in top 128 e provare a competere con il suo numero di CP potrebbe essere abbastanza interessante, non lo so. Intanto sta andando meglio della volta scorsa a Torino, perché avendo fatto 2-4 qua sono già a 3 vittorie, perciò intanto vi saluto, vado a mangiare qualcosa. Oddio santo. Round 6. Il mio avversario si chiamava Mateus e giocava Dondoso Tatsugiri. E nulla signori, sogni di gloria andati, ma va bene così. La cosa che mi dà più fastidio è che ho perso di nuovo contro Dondoso Tatsugiri. Pensavo anche di aver trovato un modo per poterli counterare in qualche modo. Effettivamente in parte c'ero riuscito, però ho gestito male i Pokémon. I crit sono arrivati quando non mi servivano e non sono arrivati quando mi servivano. La strada non è ancora finita, la possibilità di prendere CP c'è ancora, però non devo fare cagate, devo concentrarmi. Là c'è Rick Rios e quindi dai, si prova. E va bene, ero fuori dal day 2, ma chi se ne frega. Almeno arrivare in top 128 e prendere dei punti, quello era fattibile. Non mi dovevano più capitare Dondoso e Tatsugiri, per amor di Dio. Perché quello praticamente era un matchup che io perdevo perché sostanzialmente non sapevo muovermi. Round 7 mi capita un trick room team con Torqual, Oranguru con Baratto e Annihilate che spammava azzardo. Ho lottato contro un ragazzo che aveva un team molto particolare. Era un trick room con Annihilate. Sto la scelta che doveva spammare azzardo e togliere le più grandi minacce del mio team, solo che sono riuscito a counterarglielo e niente. Aveva Oranguru Torqual Team Glue, molto interessante come team. C'erano delle cosine che quel team poteva sistemare, però come idea è bella, solo che contro un team estremamente meta tipo Urshifu perde anche abbastanza, diciamo. Perciò che dire, 4-3 ragazzi, almeno sono in positivo, almeno per adesso. Se vinco la prossima, diciamo che non lo so, ma forse no, se vinco la prossima mi fa piacere perché comunque sono 5, vuol dire che ho più sconfitte che vittorie. Sono ancora in run per la top 128 per un paio di CP, perciò ho mangiato soltanto un rollo alla cannella, Dio santo, ho una fame tremenda, una venue così tanto grande, Dio mio, è il triplo più grande di quella di Torino e l'unico spot per mangiare è quello là, non ci sono neanche panini, sono sconcertato. Round 8, Alexander. Non ho registrazioni di lui, perdonatemi, però mi ero dimenticato. E com'è andata? Beh, Dondoso Tatsugiri. Niente ragazzi, un altro Dondoso Tatsugiri, un'altra volta persa. Era anche abbastanza vincibile, però c'erano delle volte in cui sono stato parecchio sfortunato tra roll bassi e miss su Pokémon che non dovevano missare. Diciamo che tutti gli studi che ho fatto negli ultimi giorni non sono quasi serviti a niente. Sono 4-4, l'ultimo round arriva tra poco. Se lo vinco faccio 5-4 e c'è una possibilità che arrivi in top 128. Se no mi dispiacerà abbastanza, non andrò a mentire. Piccolo commento a caldo, sono completamente affamato e la videocamera sta laggando, che palle. Vabbè ragazzi, a dopo. Dovevo vincere l'ultimo match e non mi dovevano capitare Dondoso Tatsugiri, ma dubito fortemente che avrei preso il terzo Dondoso Tatsugiri della giornata, perché seriamente non aveva senso. E quindi, round 9. Andreas. Ah, tra l'altro vicino a me, seduto, c'era Barisakos, Billa VGC. Giocatore fortissimo e famosissimo, famoso principalmente perché quando lotta porta dei team molto particolari con delle pick inusuali, tipo quest'anno al mondiale aveva portato Breloom. Tenetevi in testa questo dettaglio di Barisakos perché ci servirà più avanti. E quindi per il momento non ci scambiamo subito le liste del team, aspettiamo praticamente di andare in team preview. Però così come mi accingo a posare l'occhio sul suo team, in team preview, Dondoso e Tatsugiri. E Glimmor. Io ero distrutto. Avevo praticamente lanciato un urlino, avevo posato la testa sul tavolo, avevo ricevuto un paio di pacche sulla schiena dai giocatori che stavano vicino a me, completamente distrutto, non sapevo cosa fare. Ho portato 4 Pokémon a caso, giocavo di merda e alla fine perdo game 1, game 2 porto Goldengo, perché così dico dai, almeno posso fare congiura, setappo un po', magari resisto, faccio un palla ombra o un make it rain e poi quello mi dice ah, hai letto bene la team list, vero? No, perché per quale motivo avevi portato Goldengo che setappa se io unaware?
Io quella balena di merda. E niente. 4-5. Distrutto da 3 Dondoghiri. Se quei 3 Dondoghiri fossero stati dei team diversi, forse avrei fatto anche dei 2, perché letteralmente 3 sconfitte su 5 le ho subite da Dondoghiri. Completamente affranto, rimango in silenzio per tipo 2 minuti, poi prendo la Switch, prendo quella Mungus di merda e al posto di protezione li metto polifumo. Ho fatto vedere questa cosa al mio avversario e gli ho detto: anche se non conosci l'italiano ti prego guarda. Gli ho raccontato di quello che mi era capitato e niente, siamo rimasti un pochino, abbiamo parlato, mi è leggermente tornato il buon umore, anche se tornavo completamente a mani vuote, senza CP, senza top, senza un bel risultato. Avevo speso 500 euro se non di più per andare a un torneo per giocare e basta. Sì, è un'esperienza, sì, però Dio santo, questo era il 4º torneo che avrei fatto in cui non avrei ottenuto nessun CP. Ah, vi ricordate che c'era Barissakos vicino a me? Ecco, alla fine del match lui aveva perso e insomma speravo di poterlo confrontare un pochino, no? Ero andato incontro al suo stesso destino, no? Comunque avevo visto che lui aveva perso, volevo un pochino confortarlo e lui mi fa: senti, la pianti? Completamente interdetto, rimango in silenzio, fermo immobile sulla sedia, stanco, affamato, perché non avevo mangiato quasi nulla se non una fetta di torta, microscopica tra l'altro. Rimango sulla sedia per tipo 20 minuti e mi metto a piangere. Abbasso la testa, me la copro con le braccia. Era una giornata che avrei voluto dimenticare. Riprendo quelle misere forze che mi erano rimaste, cerco di uscire dalla venue e mi accorgo di aver perso il mio cappellino nero. Giro 3 volte la venue in cerca di quel cappellino, chiedo a un sacco di persone che mi mandano da altri, che mi mandano da altre persone che l'inglese non lo sanno minimamente parlare, al che mi si avvicina una donna e mi chiede: senti, ma per caso stai cercando informazioni? E quindi io: sì, ho perso il mio cappello nero, lo sto cercando dappertutto. Ah, mi dispiace, senti, avviserò gli addetti alla pulizia e se lo troveranno te lo faranno trovare domani, quindi non ti preoccupare. Io quindi ringrazio della sua gentilezza e mi auguro una buona giornata e colgo l'occasione sul momento. Sarei tornato alla venue solo ed esclusivamente per prendere un cappellino? Non se ne parla neanche. Mi sono iscritto al mid-season e quindi niente, mi sono dato un'altra occasione. Perciò torno, in qualche modo contatto un taxi, torno non in hotel ma al centro commerciale a mangiare qualcosa, mi accingo per andare a mangiare qualcosa al Burger King, mi accorgo di aver finito i soldi sulla mia carta. Ma vabbè, non importa, mia madre mi aveva dato la sua carta con dentro più o meno un centinaio di euro, avrei tranquillamente utilizzato quella, no? Ecco, la carta non andava. Ho chiamato mia madre, le ho chiesto quale fosse il problema, lei non lo sapeva e mi continuava a mandare i messaggi che le arrivavano della carta di pagamento rifiutato, errore, no? Ci litigo abbastanza, cerco di riprendere fiato, lei mi scambia un paio di urli sul momento, io chiudo la chiamata perché ero psicologicamente distrutto, al che dalla disperazione l'unica cosa che potevo effettivamente fare, l'unica soluzione era quella di andare da Chris e chiedergli un prestito. Quindi contatto Chris in lacrime, chiedo quindi se è possibile fare questa cosa, arriviamo in hotel, io sempre in lacrime, incontro sua madre e mi faccio prestare un po' di contanti per mangiare qualcosa. Gentilissima, la madre di Chris mi paga anche la cena, io nel mentre stavo rifiutando le chiamate di mia madre perché ero morto, e solo dopo praticamente mi spiega che la carta non era settata per i pagamenti all'estero, perciò è andata sull'applicazione, ha settato i pagamenti all'estero e quindi io potevo utilizzare quella carta liberamente. Torno in camera, avrei voluto solo che dimenticare quella giornata infernale perché già la mia vita a Verona sostanzialmente è piena di stress ogni giorno. Speravo che quel giorno almeno fosse un possibile giorno di pausa con delle soddisfazioni personali, magari io che mi divertivo, incontravo gente, parlavo eccetera eccetera. Non pensavo che quella giornata finisse così tanto in lacrime. Niente, non sono riuscito a ottenere nemmeno quella pausa che speravo. Vabbè, speravo di rifarmi comunque il giorno dopo, perché c'era un mid-season. Coricato nel letto, occhi chiusi e ci vediamo il giorno dopo. Sarò però dannatamente veloce nel dirvi che sono tornato alla venue per giocare il mid-season e solo una volta iniziato il torneo ho scoperto che era un torneo in best of 1. Voi sapete che il problema dei team da competizione è che sono da best of 3 e non da best of 1. Perciò finisco 4-4 iniziando 0-3, con 2 bye tra l'altro. Finisco per essere il peggiore dei 4-4 e finire 79esimo. Era il mio quinto torneo senza prendere nessun CP. E vabbè, più di 500 euro andati a fanculo. Il giorno dopo, senza farmelo ripetere 2 volte, prendo il taxi sotto una bufera di neve incredibile, arrivo all'aeroporto
e basta, prendo l'aereo per andare a casa. Faccio lo scalo a Parigi, prendo un bellissimo globo di neve per mia madre e poi prendo l'aereo per andare a Treviso. Lì c'era mia madre che mi stava aspettando per portarmi a casa. E quindi niente, io spero tantissimo che questo video possa avervi intrattenuto. Se avete degli amici che giocano a Pokémon, per favore condividete questo video perché ci tengo tantissimo. Mi ci sono impegnato tanto, ho speso un casino di soldi. Speravo di avere qualcosa di molto più glorioso da raccontarvi, però sarà per una prossima volta. Intanto io vi ricordo che il 14, quindi domani, io sarò in live qui su YouTube a provare con voi il secondo DLC di Scarlatto e Violetto, mentre il 31 dicembre alle 3:30 del pomeriggio ci sarà la quarta edizione dei Davy Awards. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, mi raccomando, e noi ci rivediamo a un prossimo video. E tu hai mai fatto un capodanno in casa senza luci?